Benvenuti ad Orrore dal Web. Buona visione. Team was in the neighborhood Wednesday night to witness some of the events that have Un bambino giamaicano rivela di essere insidiato da un fantasma, noto culturalmente come Dappy. In una clip condivisa su Cololo Reynolds Media, il bambino viene intervistato e poi improvvisamente affrontato dalla forza invisibile. They say that's how it's been for the past several days. The boy says the ghost is actually a Tell me when him a touch. Him a touch ya? La famiglia sostiene che sia così da giorni e il bambino afferma che il fantasma sia un amico morto da anni. In un'altra clip, il bambino si trova accanto ad un muro e dichiara che il fantasma è accanto a lui. Martin Street Duppy real, or are the events the expert acting of a mischievous child? Kalila Enriquez, CVM News. Successivamente, un vescovo si reca da loro per affrontare il demone e gli chiede di reagire nuovamente. Questo è stato considerato come un autentico video di attività paranormali dai commentatori del video. All right. Oh. But Bishop Edwards wanted to be doubly sure. You tried it once, I want you to do it again. So we can know how. Let him. Wait, Let come on. hang on. Hang on, don't touch it, don't touch it. It was evidence enough for the bishop that a spirit was indeed intent on harming the child. Watch as it appears the boy tries to beat the ghost off him. The entire episode left him traumatized. Catturato in video nell'ottobre 2012, questo filmato ti farà venire tanti dubbi. Il cameraman spiega di aver sentito passi sulle scale varie volte. Il problema è che non c'è nessuno in casa. Come puoi vedere, non c'è nessuno. Eppure, accade questo. Mike. Charlie. È stato terrificante. E come vedi non riesce a trovare ciò che ha causato questo. Fammi sapere cosa ne pensi. Scrivilo nei commenti. Lo youtuber J-Rob stava trasmettendo in live streaming il suo programma con alcuni dei suoi amici, quando all'improvviso uno di loro nota qualcosa di agghiacciante provenire da uno dei membri del live stream. Guarda attentamente. Come puoi vedere, un'oscura massa nera sfreccia appena sopra Chris, che sembra che abbia percepito qualcosa perché gira la testa per guardare in ogni lato. Ha detto che il motivo per cui ha girato la testa per guardare è perché improvvisamente ha sentito qualcosa di freddo. Bro, stop. No, I don't know. It might be time for him to go as well. You never really know. So I say you just build off of those people. Was that a ghost? Inizialmente solo uno se ne accorge, ma dopo che J-Rob lo vede questa è la sua reazione. Ora considerando che questo video è stato catturato in live streaming e visto in diretta da più persone, quindi non avrebbe potuto essere manomesso e che le loro reazioni sembrano autentiche. Penso sia una manifestazione autentica. Tu che ne pensi? Fammi sapere. What are y'all talking about? J-Rob. Yeah, chill.
lives in Lo Belgium. youtuber Brulast del canale YouTube Duodo di Bruges è un uomo che vive in Belgio e di solito pubblica video di reazione a cisti che esplodono e altre cose del genere. Tuttavia si è trasferito in una nuova casa e non molto tempo dopo ha iniziato a sperimentare cose raccapriccianti e inspiegabili che si verificano all'interno della sua casa. Una notte, mentre si preparava per andare a letto, ha sentito la sua finestra aprirsi e chiudersi ripetutamente da sola, quindi ha deciso di andare a dare un'occhiata. Questo è ciò che ha catturato. In un'altra notte ha deciso di affrontare qualunque cosa potesse essere presente nella sua casa, ma non sembra che sia stata una buona idea. I don't know what's the problem. So, oh my god, my god, oh my god, what the fuck, what the fuck? Oh shit. On another night, he decided to confront whatever may be present in his home, but it doesn't seem like it was a good idea. If there's somebody here in this house, could you make your presence known, please? I'm going. That's the bathroom. That's the bathroom, and here was. That's the shelf where the DVD was thrown. So. If there's somebody here, please make your presence known. Maybe you do that again, DVD from the shelf, I don't know. Da quel momento in poi le cose sono andate molto peggio. Holy shit. Okay. What the fuck? Okay, I'm done. I'm done with this. From then onwards, things just got much worse. Okay, guys. This is what's happening right now. The lights going on and off. Okay, it's done. What the fuck? What the fuck? Huh. What the fuck? Oh shit! Hey guys, this is an update video. This is the room where everything is happening. So this was the DVD shelf where the DVD was thrown off. There is the fly window that I asked, if you are here, make your presence known. And it fell off just in the middle. And that's me. Hi. This is the door that shut on me. Yesterday was very quiet, so I hope it stays that way. So I'm not taunting it. I'm not taunting it again. So oh fuck. Oh shit. Come puoi quasi vedere, una figura viene catturata dalla telecamera che si muove attraverso la stanza. Nelle notti successive la doccia continua ad accendersi da sola. Pensando che si stia abituando all'attività, decide di provare a comandare l'entità. Over the next few nights, the shower head keeps turning on by itself. Thinking he is getting used to the activity, he decides to try and command the entity. Recently my shower is going on and off by itself. Mostly on, not off. That's the weird thing. So, if you are here, can you put the shower on, please? Come on, don't be shy. You did it. So you can do it now also. Put the shower on. Oh my god! You see? I told you guys, I told you.
Thank you. Guys, I'm not afraid about it anymore because it's becoming a normal way of life in this house. Just when he was beginning to think he got used Proprio quando stava cominciando a pensare di essersi abituato alle cose, accade qualcosa di molto più terrificante. Osserva attentamente. Okay, guys, I woke up again from weird noises in my house. Let's take a look again. What the fuck? Okay, guys, I'm done. I want to know what's happening. Una figura oscura può essere vista attraverso la parte superiore della porta prima di scomparire rapidamente mentre si alza. Nei giorni successivi avrebbe ricevuto un sacco di email da sostenitori che cercavano di aiutarlo, ma un'email spiccava in particolare. Affermava che erano i precedenti proprietari della casa e che avrebbero praticato la stregoneria in una foresta vicina, e anche seppellito qualcosa nel giardino. Così Brulas decise di scavare nel giardino per verificare se fosse vero. Con sua sorpresa trovò qualcosa di assolutamente inquietante. To his surprise, he found something utterly disturbing. Dopo alcuni minuti di scavo scopre finalmente una scatola con dentro dei contenuti raccapriccianti. I'm afraid to open it. Maybe it's is it a good idea to open it? Let's open it. Okay, guys, what's in that? Oh, the smell. The smell of it. Yeah. Look what's inside. Yeah. It's a candle. Oh. Oh. And sorry, guys. And it's a dead bird. Oh, and the head is over here. What the fuck? Okay, guys, this house has really something to do with birds, because if you see on the wall and my back, there are birds. On the door, there are birds. When it was painted here, in the upstairs, there were the same birds that were here, were painted on the wall upstairs. And if you go inside, you have this old closet, and in that closet there is, look, a skull of some animal. I think it's a rabbit, I don't know. So what the email told or said, because of the witchcraft, I think I'm starting to believe it. So I think that email was honest. Inside the box is a bird which seems to be a crow. All'interno della scatola c'è un uccello che sembra essere un corvo. La casa è anche piena di disegni che mostrano lo stesso uccello sulle pareti. All'interno della scatola si trova anche una candela bianca, ma la cosa strana è che di solito è per protezione e buona energia. Ma un corvo è solitamente associato alla morte e alla transizione, e molte persone credono siano messaggeri tra i vivi e i morti.
Quindi forse i precedenti residenti della casa hanno tentato di entrare in contatto con i morti usando il corvo e la candela bianca come protezione e le cose sono andate terribilmente storte. O forse lo hanno fatto per cercare di proteggersi dal paranormale che li aveva già afflitti. O c'è dell'altro all'opera qui. Fammi sapere i tuoi pensieri su questo nei commenti. Let me know your thoughts on this one down below. L'utente in questione ha postato molte registrazioni nel suo account, ma una in particolare, pubblicata quasi 3 anni fa, suscita mistero. In questo video, una donna sente passi provenire dalla soffitta e, impaurita, decide di investigare. Quando arriva nella stanza, si imbatte in una figura spaventosa che si avvicina a lei, ma il video si interrompe bruscamente. Rimane il dubbio su cosa sia successo dopo e perché non ci sono stati altri post sul suo account da allora. Potrebbe essere qualcosa di paranormale o solo uno scherzo ben organizzato? Condividi cosa ne pensi.